Buongiorno a tutte e bentornate alla mia raccolta di punti tunisini. Oggi vi mostro un'altra variante di un punto traforato, un punto rete, questo che ho chiamato punto pizzo. Il punto pizzo si lavora partendo da una catenella in numero dispari di maglie. Come vedete non ha alcuna tendenza ad arrotolarsi e questo è il retro del lavoro. Ma cominciamo! Bene, eccomi qui. Come al solito ho lavorato, sono già partita lavorando una riga di base tradizionale dell'uncinetto tunisino di 13 maglie, quindi un numero dispari. E ora alla riga numero 2, perché per me la riga di base conta come riga numero 1, andiamo a cominciare con il punto stesso, il punto pizzo tunisino. Allora, un'asola sull'uncinetto, parto con una catenella aggiuntiva, poi salto il punto successivo, che è la barretta, questa barretta qui, e vado a inserire l'uncinetto nella barretta successiva a punto maglia, dunque tra le due barrette frontale e posteriore verticali, quindi così, esattamente lì in mezzo, come si fa il punto maglia. Raccolgo il filo sull'uncinetto, lo tiro fuori, lo porto su e faccio un'altra catenella. Ecco qui, questo è già il punto pizzo. Sostanzialmente io vado a ripetere questo movimento fino alla fine della fase di andata della nostra riga numero 2. Dunque, di nuovo, salto il punto successivo e inserisco l'uncinetto nella barretta, attraverso la barretta successiva, sempre a punto maglia, quindi attraverso la barretta verticale anteriore e posteriore. Il punto non è concluso, mi serve una catenella. E così di seguito salto un punto, inserisco l'uncinetto a punto maglia nel punto successivo e aggiungo una catenella. Così di seguito, punto maglia, catenella. Salto una maglia, punto maglia nel punto successivo, più catenella. Ora sono arrivata alla fine della fase di andata, infatti mi rimangono 2 punti da lavorare, uno lo salto come al solito e quello successivo è il nostro punto finale o di fine riga che io lavoro come al solito e dunque vado a inserire l'uncinetto dietro sia la barretta verticale frontale che dietro la barretta verticale posteriore contemporaneamente per ottenere una fine riga ordinata. Raccolgo il filo, passo attraverso e faccio la mia catenella aggiuntiva, non dimentichiamocela. Ora, l'unica cosa diversa o comunque diciamo un po' particolare di questo punto pizzo è la fase di ritorno, che non è quella standard, bensì ora io qua comincio con una catenella ancora, quindi ricordiamoci che oltre alla catenella aggiuntiva ne va aggiunta un'altra. Quindi una catenella, raccolgo il filo e passo attraverso 2. Una catenella, passo attraverso 2, una catenella, raccolgo il filo, passo attraverso 2, attenzione, una catenella, raccolgo il filo, passo attraverso 2, di nuovo una catenella, raccolgo il filo e passo attraverso 2, sull'uncinetto ancora una volta catenella e passo attraverso le ultime 2. E questo è il punto pizzo tunisino. Quello che dovrò fare nelle righe successive è esattamente la stessa cosa. L'unica differenza rispetto alla riga, diciamo, di partenza, la numero 2, è questa. Io comincio sempre con la mia catenella. Questa volta non dovrò saltare nessun punto perché mi trovo con lo spazio, quindi io salto lo spazio e vado a lavorare nel punto successivo, questo, sempre a punto maglia, raccolgo il filo, passo attraverso e aggiungo la mia catenella. E così io vado a fare per tutto il seguito della riga nella fase di andata. Dunque lavoro i punti che ho a disposizione. Mi trovo alla fine della fase di andata e ancora una volta finisco col mio punto di fine riga. Così, attenzione, vi mostro nuovamente, qui mi manca per completare il punto pizzo la mia catenella aggiuntiva e ora nella fase di ritorno devo comunque cominciare con una catenella, raccolgo, passo attraverso 2,
catenella, passo attraverso 2, catenella, eccetera, eccetera, fino a che non ho scaricato tutti i punti che ho sull'uncinetto. E così di seguito. Ovviamente la trama che vedete è molto traforata, per questo insomma è un punto rete perfetto ed è forse ancora più semplice del punto rete che vi ho mostrato precedentemente in un altro video. Dunque, la chiusura del lavoro, attenzione, ho fatto un paio di tentativi e direi che la cosa migliore è questa, cioè iniziare esattamente come col punto pizzo normale che abbiamo fatto fino adesso, quindi con una catenella, inserisco l'uncinetto a punto maglia nel punto successivo, tiro fuori il filo, aggiungo una catenella e a questo punto passo attraverso il filo. Attenzione, qui io aggiungo una catenella, poi punto maglia, passo attraverso, catenella, passo attraverso, catenella, punto maglia, catenella e passo attraverso, catenella, punto maglia, catenella e passo attraverso, catenella aggiuntiva, punto maglia, catenella e passo attraverso, punto di fine riga, ah no aspettate, qui faccio la catenella aggiuntiva, sì, punto di fine riga, catenella e passo attraverso. Vedete? Perché ho aggiunto queste catenelle? Tra una chiusura e l'altra l'ho fatto per ritornare sostanzialmente ad un numero di punti uguale a quello di partenza, in modo da non stringere il pezzo, no? Perché avrei avuto meno punti e avrei creato una cosa antiestetica, insomma, no? E questa è la chiusura del lavoro per il punto pizzo tunisino. Bene, io direi che questo è tutto per oggi, spero che questo punto vi sia piaciuto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale, come già fate, sono molto contenta, e se volete di andare a dare un'occhiata al mio primo canale che è totalmente in inglese ed è dedicato completamente alla lavorazione uncinetto tunisino, non solo, ed è già ricco di contenuti. Quindi a questo punto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Bye bye!